Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un test di un nuovo mini PC. Abbiamo già fatto delle prove di mini PC di fascia bassa, di fascia molto più alta. Quello che proviamo oggi è un mini PC, diciamo, diverso dai soliti perché è stato un po' più curato a livello di estetica, di design, di funzionalità, che poi vedremo meglio, ma è comunque un mini PC, diciamo, senza grosse pretese. Marca Ace Magic o Ace Magic. Il cuore di questo mini PC, anzi di questo mini PC, perché ce l'ho qui funzionante, adesso poi vi spiego perché lì, è un processore che si chiama Alder Lake N95 con una frequenza che va da 1.7 a 3.4 GHz con un TDP di 20 Watt, un processore che è fatto per consumare poco. Degli altri dati parliamo tra un attimo, ma torniamo sul fatto del perché questo mini PC è esattamente qua. Questo mini PC l'hanno dato a me, non l'ho comprato, l'hanno dato, ho visto, ad altri youtuber per fare dei video per promuoverlo. Io ce l'ho da circa 4 mesi. Io come al solito esco dopo tutti quanti quando facciamo il video, diciamo tutti della stessa cosa, però l'ho voluto tenere qui 4 mesi perché quando abbiamo parlato di altri mini PC alcuni si lamentavano del fatto che duravano poco, dopo un mese non funzionano più. Dunque, quelli che ho provato io in effetti non è stato così. Mini PC che tra l'altro poi ho rivenduto, alcuni di voi li hanno ancora a casa funzionanti, però ho voluto comunque fare un test un po' più lungo. Ripeto, ce l'ho qui da 4 mesi, funziona ancora benissimo, Windows 11 precaricato. Perché ho detto PC di fascia bassa? Perché questo processore è fatto per consumare poco, ma non abbiamo grosse caratteristiche, grosse prestazioni. Scheda video Intel integrata Ultra HD che però lavora su una frequenza di 1200 MHz gestita sempre dalla CPU, che vi permette di fare cosa? Vi permette di usare questo mini PC come un normalissimo computer per utilizzo domestico, non professionale, ma proprio assolutamente no. Possiamo lavorarci, possiamo navigare, possiamo guardare film, YouTube, tutto quello che è il discorso online lo facciamo. Chiaramente lavoriamo, fogli di lavoro, Excel, Word, tutto quello che volete, ma assolutamente, anche se nelle caratteristiche, nella pubblicità diciamo del prodotto in vendita si parla di elaborazioni grafiche eccetera, questo non è possibile, non ha la potenza per fare del rendering, ma ho fatto delle prove anche con Photoshop, si riesce a fare qualche fotoritocco, ma nelle cose già più elaborate con risoluzioni più grandi va in crisi. Un utilizzo prettamente domestico, piccolino, carino, vedete già che ha un display che adesso visualizza l'ora, ma in realtà questo piccolo display che è un TFT ha poi un suo software all'interno che trovate già sul desktop che permette di modificarlo, potete caricare delle foto, quello che volete, anche se a me piace la sua impostazione di default che dà qui dei valori di percentuale di carica eccetera che poi non servono a niente, però fanno effetto wow. È molto carino, ha qui un LED, una luce ambient che anche quella si può programmare con un tool che troverete sul desktop. E adesso vi do qualche dato di questo mini PC. Abbiamo parlato del processore, abbiamo parlato del fatto che consuma poco, ha a bordo tutte le connessioni che servono, quasi tutte, perché abbiamo 2 porte USB normali sopra, 2 USB 3.0 sempre sopra, dietro abbiamo 2 uscite HDMI, l'ho usato anche con 2 monitor estesi, va benissimo. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, quindi possiamo connetterlo senza problemi a qualsiasi rete, ovviamente c'è anche la porta per il cavo di rete, e abbiamo il Bluetooth molto comodo perché non ha l'audio a bordo, quindi possiamo collegare una soundbar, delle cuffie Bluetooth, delle casse Bluetooth, quello che volete. Sulle cose che contano non è neanche male perché dentro ha una M2 e una SSD da 1 TB e possiamo espanderlo perché ha un altro zoccolo fino a un massimo di 2 memorie da 2 TB. Ha poi un singolo modulo DDR4 a 3200 MHz da 16 GB, non ha un altro zoccolo, ma 16 GB sono già tanti, quindi abbiamo tutte le connessioni che servono per fare tutto quello di cui potete aver bisogno, sempre nell'ambito che vi ho detto prima. Vi ho fatto l'introduzione di questo prodottino che comunque mi è piaciuto un sacco. A me i mini PC mi piacciono in generale sempre, questo è molto carino perché ha lo stand, può stare in piedi, ha questo display che è molto carino anche solo per il fatto che abbia
abbia l'ora e la data sempre visibili. L'ora quando è spento, la data insieme a tutti gli altri parametri quando è acceso. Null'altro, non c'è molto da parlare di questo prodotto, però vi posso dire che ve lo porto con piacere, intanto perché ha funzionato bene per quello che può fare e secondo perché costa il giusto. Prodotto che in vendita adesso su Amazon a 319 euro, che già non è tanto, ha un coupon di 60 euro, quindi lo prendete a 2,59. Dovrei riuscire ad ottenere ancora un altro codice sconto che nel caso troverete nella descrizione del video, quindi sotto il video scorrete che c'è la descrizione. Ora direi di fare direttamente lo spacchettamento e poi facciamo qualche test veloce, ma non farò chissà cosa, perché tanto secondo me di questi computer è più importante vedere che è durato 4 mesi e avere le mie impressioni. Dovete fidarvi di quello che vi dico io, perché vi farò vedere che lo utilizzerò online con YouTube eccetera, però il fatto che poi sia affidabile nel lavoro quotidiano, non posso fare un video di 24 ore, ma posso dirvi che io l'ho usato. Ora spacchettamento, ma prima ricordatevi di iscrivervi al canale che non costa niente, ci mettete un secondo, mi darete un grosso supporto in modo da ricevere sempre più prodotti di questo tipo. Andiamo avanti col video. Mini PC Ace Magic o Ace Magic, processore Intel, ha un display LCD HD integrato, ha il wireless e funzionalità di luce ambient. In questo caso stiamo provando il mini PC color black con 16 GB di RAM, 512 GB di memoria M2 SSD, versione europea, un vero marchio CE. Questa parte in cartone viene via, una confezione di tutto rispetto con questa trama simil tessuto ma è cartone, tutto questo bordo arancione, anche diciamo la confezione è stata curata molto. Qui troviamo il nostro dispositivo. Sempre più piccoli, cavo HDMI in dotazione, chiaramente come tutti i PC mini che abbiamo provato, alimentatore esterno, in questo caso 12 volt 3 A, quindi per installazioni dove non c'è il 230 volt va bene un 12 ma ha bisogno di 3 A. Sul fondo della scatola troviamo ancora questo che è lo stand, perché lui può essere messo anche in verticale. Togliamo le pellicole, adoro questi giocattolini. Sto lasciando indietro delle recensioni di roba magari un po' più corposa, mi diverto troppo a provare questi. Ace Magic, dunque la scocca è tutta realizzata in questa plastica grigio scuro antracite, parte lucida frontale col display ci arriveremo, tutta la parte laterale con le USB 3.0, le USB normali, la griglia per la reazione da cui si intravede il dissipatore, pulsante d'accensione, qui abbiamo gli adesivi della CPU Intel all'interno e del QR code da scannerizzare per accedere al servizio di assistenza esclusivo diretto su WhatsApp. Le due parti laterali sono in questa plastica di un colore leggermente diverso, qui un materiale con un grip maggiore, qui una finitura più liscia. Sulla parte sinistra abbiamo la finestra che ci fa intravedere i 16 GB di memoria, tutte le targhette del prodotto. Qui sulla parte sinistra abbiamo lo sportello magnetico che ci dà accesso al singolo slot per la memoria DDR4, installata una 16 GB Kinsotin, e i due slot M2 dove c'è già installata una SSD, possiamo mettere un'altra. Marca Bwin. Non c'è la possibilità di mettere anche un hard disk meccanico. Lui si chiude semplicemente in questo modo col magnete. Questa sarà la parte superiore. Lo stand vedete che è realizzato in questo modo, in alluminio e magnetico anch'esso. Quindi appoggiamo il computer che rimarrà in sede, ben saldo, con la possibilità di prendere aria perché comunque da questo spessore dei piedini riesce a farla circolare per far uscire l'aria calda dalla parte superiore. Rimarrà quindi sulla parte superiore la possibilità di avere 4 USB, pulsante d'accensione. Sul retro avremo l'aggancio di sicurezza, l'uscita AUX, 2 prese LAN, le 2 HDMI, da notare il connettore dorato, e l'ingresso per la DC. Qui davanti rimarrà il display con tutta questa parte nero lucida. Adesso vi faccio vedere qualche prova che ho fatto online, quindi dopo aver connesso il wifi proviamo ad aprire qualche video di YouTube, un video normale come il mio e anche magari un video in 4K, 8K, vediamo se riesce a caricarli. Prima accensione della macchina, quindi il boot con l'avvio di Windows che dovrà completare ancora l'installazione, quindi ci sarà l'inserimento della nazionalità, del layout di tastiera. Questa operazione chiaramente nel video è velocizzata, impiegherà circa 10 minuti a completare tutta la procedura di inizializzazione, farà un paio di riavvii, dopodiché avrete l'avvio di Windows pulito
con la schermata iniziale e il desktop, così come lo vedrete quando riceverete e accenderete il prodotto. Dopo aver fatto tutto l'avviamento e dopo che vengono caricati i driver, sul display LCD abbiamo queste utili informazioni che sono l'ora, la potenza che sta impiegando la CPU, la temperatura della CPU, il carico in percentuale della memoria, la velocità della ventola e il carico in percentuale della CPU. Molto molto carino, non è touch, non si può fare nulla, è solo un display, però insieme all'effetto ambient di questa luce LED rimane molto molto piacevole da vedere. Possiamo tranquillamente effettuare una connessione al wifi. Vedete che il wifi riesce a beccare sia le reti a 2.4 che le reti a 5. Effettuiamo una connessione e in questo modo avremo un accesso a internet. Nessuna difficoltà ad aprire un sito come YouTube e a fare il caricamento di un video. Non abbiamo nessun tipo di speaker integrato, quindi senza aggiungere delle casse esterne, anche Bluetooth, perché questa macchina ha il Bluetooth, non abbiamo la possibilità di sentire dell'audio. Facciamo partire un video, lo possiamo anche mettere a tutto schermo e vediamo cosa riusciamo ad apprezzare. Funziona bene, è fluido, non abbiamo nessun tipo di problema, è assolutamente fruibile per quanto riguarda i contenuti anche video. Ok, proviamo a caricare un altro video in 8K, vediamo se riusciamo ad alzare in questo caso la definizione almeno in 4K. Facciamo ora un test con la dock case, mi raccomando questa è una bomba, avevo fatto un video. Trasferiamo una cartella da 1,5 giga, mi dà una velocità di 40 MB al secondo utilizzando una porta USB 3.0, non abbiamo la Type-C direttamente per sfruttare oggetti come questi alla massima velocità, ma questo riusciamo a fare. Perfetto, le prove normali le abbiamo superate senza problemi, non sto a fare dei benchmark perché probabilmente avrebbe dei risultati abbastanza ridicoli, però parliamo di consumi perché spesso mi chiedete quanto consumano realmente di corrente. Allora l'ho attaccato a una presa smart, l'ho monitorato e vi posso dire che oscilla da valori di 16-17 watt a valori di 26-27 watt quando è proprio sotto sforzo, ma facendo dei test di carico di CPU, non nell'utilizzo normale. Nell'utilizzo normale consuma da 20 a 22 watt. Anche collegato eventualmente a una Power Station in mobilità si può usare senza problemi. Il video è finito, mi è piaciuto comunque, carina questa cosa del display, non è male, un giocattolino, non è una macchina professionale, però a me è piaciuto, se no con tutto quello che ho da fare probabilmente non avrei neanche fatto il video. Questo è quanto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera dove avremo una novità dalla prossima diretta, è una cavolata. Oppure se passate in negozio in provincia di Torino potete venire a trovarmi, facciamo due parole e ci conosciamo di persona. Grazie a tutti, alla prossima, ciao da Massidattoli.